Ciao a tutti, amici della bilancia. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa aiutare ognuno di noi nel proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni generali per la prima parte di maggio 2022. A metà mese poi pubblicherò la seconda parte dell'oroscopo. Come dico sempre, sono previsioni per un gruppo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami. Bilancia, tendenze energetiche. Grazie. Il diavolo, amici della bilancia. Il diavolo mi parla di una situazione probabilmente un po' incastrata. Potrebbe parlare di emozioni dalle vibrazioni basse, come paura, come rabbia. C'è un qualche tipo di incastro, diciamo, in questo momento, ok? Molte volte il diavolo fa anche riferimento a quelle che sono le schiavitù di tipo volontario. C'è comunque una sorta di tossicità in un qualche area della vostra vita, in un qualche relazione o situazione. Andiamo a vedere con gli oracoli che carta c'è per voi. Grazie. Al mare, carta numero 7 e poi abbiamo potere superiore, carta numero 4. Al mare, per certi versi, questa carta, forse anche perché c'è un po' il diavolo, no, questa sorta di energia un po' bloccata, quello che fa venire in mente, a me questa carta è che, nonostante, diciamo così, ci sia ehm, mhmm, questo mare calmo, comunque questa distesa di acqua calma, nella profondità del mare ci sono un sacco di correnti, ci sono un sacco di movimenti. Quindi, quello che mi ispira un po' questa carta, vedendo anche la carta del diavolo, è proprio questo, che ci sia una sorta di calma apparente, ma che in realtà dentro, sotto, nel profondo, siate è una calma forzata, ecco, vediamola così. E poi abbiamo la carta di potere superiore. Qui c'è qualcuno che, se ci fate caso, c'è una chiave sul terzo occhio, sul sesto chakra. Quindi qui io sento che c'è qualcuno che sta sviluppando quello che è una intuizione, quello magari per qualcuno si tratta proprio di, sviluppare, poteri psichici come la chiaroveggenza. Si parla comunque di quello che è il vostro come vi posso dire, il vostro sapere supremo, come se voi nel profondo sapeste, qual è la vostra strada. Il potere superiore mi parla anche del fatto che ci sia un qualche tipo di guida che vi stia aiutando, okay, non so se si vede, ma ci sono come delle ali, non so se si riesce a vedere nella carta, nella telecamera. Okay, andiamo a vedere con i tarocchi. Okay, allora abbiamo un 4 di coppe e la carta della luna, Vi faccio presente che anche qui c'è l'acqua, come nella carta del mare. Ve le tiro un po' più giù così si vedono di più. Okay. Allora il 4 di coppe denota una situazione di attesa. In realtà è una carta che ha un'energia molto lenta, c'è una persona comunque che è rappresentata seduta e, è un'energia focalizzata, su quello che non si ha. È un'energia focalizzata sul bicchiere mezzo vuoto, per capirci. E abbiamo anche la luna. La luna parla di quello che sono le profondità, di nuovo, come il mare, no, di quello che è il subconscio, parla di quello che è nascosto, delle nostre proiezioni. Chissà che qualcuno non abbia, proiettato, un risultato o che abbia che si sia creato, diciamo, determinate aspettative, magari anche riguardo a un aiuto che ci si aspettava. Seguiamo poi con il matto, il 10 di spade e il fante di spade. Quindi con questa luna sento che c'è quello che è un passaggio
alla nostalgia se vogliamo, no, c'è un qualche cosa la luna fa riferimento anche alle cose nascoste, ripeto, quindi c'è la carta del diavolo, c'è la carta della luna, qui può essere che ci sia qualcuno che sta tenendo per sé certi sentimenti e certe emozioni, mh. La carta del matto è un arcano numero 0 e indica la fine di un ciclo potenzialmente, ma sento che è quello a cui voi aspirate. Probabilmente siete in questa situazione del diavolo, siete in questa situazione dove vi sentite non aiutati, non capiti, avete questa sorta di blocco, sì, a buttarvi, ad avere fiducia in quello che sono i nuovi inizi. C'è un qualche cosa con questo 10 di spade, i 10 son sempre fine di ciclo, e qui c'è qualche cosa che non si riesce comunque a lasciare indietro. Bisogna tagliare comunque un qualche tipo di situazione, di persona, di relazione, di ideale. Abbiamo poi anche il Fante di spade e il Fante di spade normalmente parla di un'energia molto giovane, di un'energia un po' inesperta che però, diciamo così, tende a, controllare gli altri proprio per un discorso di sentirsi più sicuro, no, e abbiamo anche la carta del diavolo e parla anch'essa di quello che è un'energia di controllo, mh. Seguiamo poi con l'eremita e qui l'eremita, parla di quello che è una sorta di ricerca interiore. C'è qualcuno che qui ha bisogno di cercare la propria verità, di fare luce dentro di sé, di andare nel profondo, di tirare fuori quelle che sono le paure, quelle che sono le verità nascoste, okay, c'è bisogno di fare questo lavoro interiore e terminiamo con un 10 di bastoni che parla proprio di quello che è il lasciarsi indietro determinati pesi, determinate responsabilità, magari sono le aspettative degli altri, magari sono, sento che sono aspettative più che responsabilità, okay? Per qualcuno potrebbero anche essere non, le aspettative degli altri, ma quelle che si crede gli altri abbiano. Non so se l'italiano era corretto, però mi avete capito. Okay, allora andiamo a vedere questo 4 di coppe per piacere, grazie. 2 carte per il 4 di coppe. Okay. Allora, abbiamo un 6 di pentacoli e un 9 di bastoni. Mhmm, io credo che qui faccia riferimento questo 4 di coppe agli sforzi che si sono fatti in passato e a un qualche tipo di ricompensa, un qualche tipo di riconoscimento o di aiuto anche, che ci si aspettava, ma che non è arrivato. Probabilmente qualcuno in una fase di stanchezza, come ci dice anche il 9 di bastoni, mhmm sento che, per certi versi qualcuno ha dato troppo o sta dando troppo. Andiamo a vedere la luna per piacere, grazie. Abbiamo un altro fante di spade, ce l'avevate già qui, e un 6 di spade, entrambe al contrario. Sì, allora il 6 di spade parla di un qualche tipo di allontanamento necessario per riuscire ad andare verso situazioni e relazioni migliori. In questo caso è al contrario ed è sotto la luna, quindi c'è un qualche tipo di situazione, ideale, relazione, ma sento proprio che allora ho forte il richiamo al fatto che abbiate un qualche tipo di credenza limitante, okay, che vi porti ad avere questa situazione bloccata di cui parla il diavolo. Questa sorta di situazione dove vi sentite bloccati, poi in realtà, la schiavitù del diavolo è una schiavitù volontaria, quindi ci si può liberare se si vuole, okay? Andiamo a vedere il matto per piacere, grazie. Allora, per il matto abbiamo la carta della luna un'altra volta e l'asso di, denari al contrario.
Di nuovo c'è questo richiamo al passato, c'è questo richiamo a quello che non è stato, perché qui abbiamo un asso di pentacoli al contrario, è come se qualcuno qui volesse ricominciare da capo con qualcuno o con qualche situazione. Andiamo a vedere il 10 di spade, asso di coppe al contrario e la torre. Difatti c'è qualche cosa che qui con questo 10 di spade bisogna lasciarsi indietro. La torre mi dice proprio che c'è da rompere qualche cosa, e l'asso di coppe al contrario, se diciamo al dritto può parlare di nuovi inizi e di innamoramento, essendo al contrario qui mi parla di quello che è una fine, bisogna prima chiudere un ciclo per iniziare un ciclo nuovo. E ripeto, sono per spiegare un 10 che indica sempre la chiusura di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo, ok? Andiamo a vedere questo fante di... Ok. Ho già visto una bella carta che è la ruota della fortuna. Poi abbiamo un fante di coppe al contrario, un 7 di pentacoli e un cavaliere di spade. Allora, quello che sento io con questo fante di spade è che c'è una sorta di nuova dedizione, se vogliamo, nuovo studio, quell'energia di controllo anche di cui parlavo prima, okay, ehm, ma viene vista in questo caso come una cosa positiva, nel senso che comunque abbiamo una ruota della fortuna ed è come se questo tipo di atteggiamento, un po' più determinato, anche come ci dice il cavaliere di spade, porti a quello che è un come vi posso dire, un raccogliere i frutti, perché comunque c'è il 7 di pentacoli e il 7 di pentacoli è proprio, l'attesa in previsione di raccogliere i frutti. Però dovete andare avanti, dovete perseguire il vostro obiettivo in modo determinato, come vi dice il cavaliere di spade, okay? Andiamo a vedere l'eremita. Abbiamo un altro 10 di spade, che avevate già qui. Quindi probabilmente facendo questo tipo di percorso, questo viaggio interiore di cui parla l'eremita, riuscirete a fare quel taglio che in questa zona della lettura non si riesce a fare, quel cambiamento, ok? Poi abbiamo un 4 di pentacoli e un 8 di coppe. Di nuovo, l'8 di coppe è la stessa energia dell'eremita. Sento che qui qualcuno taglierà con qualche tipo di attaccamento materiale. Il 4 di denari normalmente fa riferimento, a un qualche tipo di bene. Essendo un 4 potrebbe essere ricollegabile a una casa, uno stabile, a un qualche tipo di struttura in mattoni, diciamo. Andiamo a vedere il 10 di bastoni per piacere, grazie. Wow, guardate come finite. Guarigione completa. Perché la carta del giudizio è comunque un angelo, parla di risveglio spirituale, parla di guarigione, e anche il 4 di spade parla proprio di quello che è un momento di ritiro spirituale, un momento di isolamento, ma infatti poi abbiamo l'eremita qua che ve lo dice, proprio per ricaricare le pile. Se qui all'inizio della lettura avevate questo 9 di bastoni che comunque Mhmm, faceva presente che c'era una sorta di stanchezza, alla fine della lettura con questo distacco, con questo viaggio interiore, con questo andare nel profondo, sento che si va verso la guarigione. Abbiamo la carta del giudizio e quindi qui può parlare di quello che è un risveglio spirituale, di quello che è una nuova comprensione, una nuova consapevolezza. Vi ricordo che qua avevate la carta del potere superiore, quindi diciamo che la si vede verso la fine della stesa. Per qualcuno il giudizio può fare riferimento a quella telefonata che si aspetta da tempo. Vi ricordo che avevate la luna qui e la luna anche qui, quindi ci sono diversi riferimenti al passato. Quindi magari è un ciclo, una situazione che continua a ripetersi. Non lo vedo per molti, però potrebbe risuonare per qualcuno. Ok, andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di Osho. Io intanto ne approfitto per fare una comunicazione. Ho finalmente un numero di telefono per le consulenze telefoniche e quindi vi comunico che sono
disponibile, insomma ho aperto l'agenda di maggio per le prenotazioni. Mi potete comunque contattare via mail e vi spiego come funziona. Bene, 2 carte per gli amici della bilancia. Ok, abbiamo il diavolo è caduto, il confronto, che è un 5 di spade, il completamento, wow, carta del mondo, bellissimo. Quindi alla fine questo ciclo si conclude, ma avete anche il giudizio che sono 2-10, ve lo faccio vedere, sono 2-10, quindi compimento, finite comunque con un 10 di bastoni, e stress, che è un 7 di bastoni. Scusate, ok. Allora, il conscio è rappresentato dalla carta del confronto. Io credo che qui ci sia qualcuno che sta facendo dei confronti che non hanno ragione di essere fatti, nel senso che, come raffigura la carta, non si può confrontare il tronco di un legno con il tronco del bambù. Hanno consistenze diverse, hanno una capacità di assorbimento. Sono due, diciamo così, entità, due individualità, ok, troppo diverse per essere messe a confronto. Questo sta a significare che ogni anima è unica al mondo, ok? Quindi anche a parità di condizioni, due persone diverse raggiungono risultati diversi. Per cui il confronto che probabilmente state facendo a livello conscio di un qualche tipo di situazione o di un qualche tipo di relazione o di un qualche tipo di dinamica relazionale che magari continua a ripetersi visto che c'è la luna, ecco, non è tanto sano farla perché comunque voi in questo momento siete diversi da quello che eravate anche solo una settimana fa, un mese fa, un anno fa, insomma. L'inconscio è rappresentato dalla carta dello stress. Quello che sento è che qualcuno qui è proprio stanco, ma in effetti, avendo la carta del diavolo e parlando di tutta questa energia bloccata, ha un senso parlare di esaurimento di energie, ha un senso parlare di aver voglia di lasciarsi un po' andare, di non essere sempre lì sulle spine, insomma. Quello che unisce le 2 carte è il completamento. Allora io sento che probabilmente, tutta questa questo stress può essere causato per qualcuno da questo tipo di confronto. Perché? Perché voi volete sentirvi completi, volete sentirvi, mi viene da dire, perfetti. Perché? Perché questa carta rappresenta la fine, diciamo così, di un puzzle, okay, e però in realtà rappresenta il fatto che se il puzzle oggi è finito, se per voi oggi è tutto perfetto, tra 1 anno, quando le vostre esigenze cambieranno, tra 1 mese, quando le vostre esigenze cambieranno, quella cosa lì non sarà più così completa come pensavate fosse. Quindi la vita è cambiamento. Non fate determinati confronti perché magari non sono utili per il vostro tipo di crescita. Pensate più che tutto a come poter cambiare per raggiungere il miglioramento senza crearvi stress, ok? In armonia alla fine. Vi ricordo che qui avevate il mare e la luna. C'è un lavoro da fare nel profondo. Io sento che questa sorta di completamento, questa sorta di voglia di perfezione, per qualcuno potrebbe arrivare da un senso di insicurezza, che è quello un po' di cui mi parla anche la luna qui, ok? Quindi avete l'eremita, sfruttate questo periodo di, di eremita, insomma, per fare questo lavoro interiore. Ok, allora andiamo a vedere un messaggio da parte delle fatine. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, potete iscrivervi, potete commentare o condividere. Allora, ispirazione, bellissima carta. Allora, resta preparato, resta pronto. Molto presto riceverai un'ispirazione e guardate, aggiungerei l'idea, la presa di consapevolezza, l'illuminazione di cui si parlava qui, no? E puoi andare su o giù e lei arriverà comunque. Quindi tutto questo pensiero del completamento
quello che vi vuole dire questa carta, l'ispirazione, è di state sereni perché quando meno ve lo aspettate l'illuminazione, arriverà insomma, okay? Bene, cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.